Ciao, sono Laura Volpes per Impronte d'autore e nel video di oggi vi mostrerò come realizzare una card di Natale nel formato slimline. Per questo progetto ho utilizzato il set di timbri Natale Camouflage e le fustelle slimline di Impronte d'autore e la lista dei prodotti utilizzati la trovate nella info box qui sotto al video. Ho iniziato timbrando le mie immagini utilizzando la tavoletta di precisione Stella. Sto timbrando con il tampone VersaFine Clear nel colore Nocturne e il cartoncino che sto utilizzando è cartoncino d'acquarello Canson. Ho scelto questa carta e questo tampone perché andrò a colorare le immagini con i pennarelli Karin Brush Marker Pro che sono a base d'acqua e uno step che seguo sempre quando timbro con il tampone VersaFine Clear è di embossare le immagini con polvere da embossing clear. Questo aggiungerà un dettaglio un po' lucente al progetto e ci aiuterà anche in fase di colorazione, vi spiegherò come poi. Come già accennato, per la colorazione ho scelto di utilizzare i pennarelli Karin Brush Marker Pro. Questi possono essere sfumati sia tra di loro che con acqua e in questo caso sto utilizzando un pennello a serbatoio, quindi vado prima ad aggiungere il colore nelle aree che voglio che siano più scure e poi vado pian piano a sfumare il colore tirandolo verso le aree che saranno più chiare. Se non vi trovate bene con un pennello a serbatoio potete tranquillamente utilizzare un normale pennellino bagnato d'acqua. La difficoltà nell'utilizzare pennelli a serbatoio è che è più difficile controllare la quantità d'acqua che questi rilasciano e quindi è più semplice effettuare errori, ad esempio in caso di sfumatura, aggiungendo appunto troppa acqua. Quando si lavora con qualsiasi tipo di medium a base d'acqua, di solito si consiglia di non colorare due aree adiacenti finché la prima non sia completamente asciutta. Il motivo è che se andiamo ad aggiungere del pigmento in un'area dove abbiamo dell'acqua in prossimità, l'acqua tenderà a tirare il pigmento e quindi andremo a contaminare le due aree tra di loro. Questo errore può essere prevenuto, come vi ho già detto, quindi aspettando che l'area sia completamente asciutta prima di colorarne una adiacente, oppure si può utilizzare la polvere da embossing come ho fatto io. Embossando le immagini con polvere clear, ciascuna area è racchiusa da, diciamo, delle piccole barriere che la polvere da embossing ha creato a causa del fatto che è appunto a rilievo. Sia l'acqua che il pigmento rimarranno confinati all'interno di queste piccole aree definite dalla polvere da embossing e quindi dalle linee anche delle immagini e quindi non mi devo preoccupare di aspettare che le aree siano completamente asciutte prima di andare a colorare delle aree a loro adiacenti. Chiaramente la scelta è personale, ma a me, come ho già detto, piace anche il look che la polvere da rilievo conferisce alle immagini perché aggiunge appunto questo effetto di dimensione e anche un pochino di lucentezza. Una volta finito di colorare le immagini, le ho fustellate con le fustelle in coordinato e ho anche preparato gli elementi per la base della card. Ho questo rettangolo dal bordo smerigliato che ho fustellato da una delle carte pattern di impronte d'autore. Ho poi fustellato la stessa carta ma dall'altro verso utilizzando la fustella rettangolare nel set Slimline Finestra e sempre con la stessa fustella rettangolare ho tagliato questa carta azzurrina e ho poi creato una finestrella con la seconda fustella dal set Slimline Finestra. Andrò ad incollare i due rettangoli tra di loro facendo attenzione ad aggiungere la colla soltanto lungo i bordi del rettangolo superiore. Questo perché la finestra sarà un elemento interattivo della card e quindi voglio che sia libera di muoversi. Ovviamente se andassi ad aggiungere colla dietro la finestra non sarei poi più in grado di aprirla. A questo punto sono andata ad incollare questa struttura interattiva che ho creato sulla base della mia card, che è appunto quel rettangolo dal bordo smerigliato che ho fustellato con la fustella Slimline e poi ho deciso che volevo spezzare un pochino il design, quindi ho tagliato soltanto la finestra da del cartoncino bianco e ho creato questa specie di banner ondulato con le fustelle bordo colline. Ho utilizzato le forbici per tagliare via i bordi in modo da poter staccare questo banner ondulato e l'ho poi incollato al fronte della card. Questo spezzerà quindi un pochino il design, creerà una guida per me per andare poi ad incollare i vari personaggi e crea secondo me anche un elemento divertente su questo design.
Sempre utilizzando la colla Nuvo ho incollato le immagini e il sentiment e poi ho deciso di decorare ulteriormente la card utilizzando le Nuvo Drops nel colore bianco. All'interno della finestrella potete aggiungere un'altra fustellata con un messaggio personalizzato, potete aggiungere una gift card, delle banconote se decidete di regalare dei soldi, quindi il design è molto simpatico e versatile. Se siete in cerca di altra ispirazione per i vostri progetti natalizi, qui ci sono un paio di suggerimenti per voi e come al solito io vi ringrazio tantissimo per essere passati di qua e vi auguro una buona giornata.